Ciao a tutti e benvenuti nella cucina del mio home restaurant. Oggi preparerò il famosissimo goulash. Farò la versione austriaca. Ringrazio Diana del Naschmark di Vienna che mi ha dato la ricetta originale. Una cosa importantissima sono le proporzioni tra carne e cipolle, devono essere uguali. In questo caso 1,5 kg di carne e 1,5 kg di cipolla. Come carne ho trovato un buonissimo brutto ma buono. Come vedete ci sono delle nervature di collagene all'interno che durante la lunga cottura renderà il tutto morbidissimo e molto saporito. Volendo potete usare anche la scaramella o il cappello del prete. La seconda raccomandazione è la cipolla, tritatela finemente perché durante la cottura dovrà scomparire. Gli ingredienti: 1,5 kg di carne, il brutto ma buono, 1,5 kg di cipolla già tritata, l'immancabile cumino, paprika dolce, paprika piccante, timo, pepe in grani, bacche di ginepro, concentrato di pomodoro, sale, burro, olio extravergine d'oliva taggiasco, del miele, della xantana e come contorno preparato della buonissima polenta taragna. Marino la carne per un'ora con l'olio extravergine d'oliva, pesto il pepe e le bacche di ginepro e incomincio a stufare la cipolla. Metto l'olio extravergine d'oliva, un po' di burro, aggiungo la cipolla e lascio stufare per 20 minuti. La carne una volta marinata la vado a sigillare da tutti i lati. Questa è una parte importantissima perché in questo modo facciamo sì che la carne non perda poi tutti i gusti e tutti i succhi. Una volta sigillata la vado a mettere in una placca. Nella stessa pentola tosto le spezie, incomincio dal pepe, dalle bacche di ginepro, il timo, aggiungo il cumino, la paprika dolce e la paprika piccante e tosto il tutto molto bene. Vado a caramellizzare anche il concentrato di pomodoro, aggiungo un po' di brodo vegetale per raccogliere bene tutti i gusti e tutti i sapori. Le cipolle sono pronte, aggiungo la carne, faccio insaporire tutto, vado a sfumare con abbondante vino rosso. Una volta che l'alcol è tutto evaporato aggiungo il concentrato di pomodoro con tutti i sapori e aggiungo 1,5 litri di brodo vegetale per terminare la cottura, che sarà di almeno un paio d'ore. Aggiungo ancora i gusti, la maggiorana, l'alloro, il rosmarino, la salvia, aggiusto di sale e lascio cucinare. Una volta cotto il goulash lo lasciamo raffreddare nel sugo perché così si insaporirà ancora molto bene. Per rendere il piatto un po' più moderno vado a passare il sugo con un colino a maglie fine. Per prima cosa dobbiamo sgrassarlo, per dargli un tocco di dolcezza aggiungo un po' di miele, giro bene e per rendere il sugo cremoso e compatto e lucido aggiungo la xantana e la vado ad attivare mischiando il tutto. Siamo pronti per impiattare. Guardate che bel risultato che abbiamo ottenuto. Metto il sugo alla base del piatto, aggiungo il goulash, vado a metterlo anche in altezza, aggiungo la polenta taragna come contorno, aggiungiamo ancora un po' di sugo sulla carne e il mio goulash austriaco originale è pronto. Bene, eccolo qua, un goulash con polenta taragna bellissimo e buonissimo. Come avete visto ho seguito la tradizione ma con alcuni accorgimenti. Ho cercato di rendere questo piatto della tradizione un po' più moderno, un po' più dei tempi nostri. Vi aspetto per i prossimi video. Ciao da Andrea.